Vi siete mai chiesti verso dove state andando? È la domanda che ci siamo posti noi. Vedere nuovi orizzonti. Respirare aria nuova. È stata questa la nostra risposta. Ma come fare? È stata la seconda domanda. Andiamo a scoprirlo insieme. Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi volevamo prima di tutto ringraziare una persona in particolare che ci ha praticamente fatto un dono molto bello e ci ha fatto rimanere un po' senza parole. Ringraziamo Simone per il suo contributo per Camperito, che ha fatto tramite una donazione PayPal che noi non ci aspettavamo proprio. È bello sapere che ci sono in giro nel mondo persone che aiutano il prossimo senza aver nulla in cambio, se non che la nostra compagnia e i nostri momenti condivisi insieme a voi. Lo ringraziamo anche perché in questo modo contribuisce alla rinascita di Camperito, aiutandoci a realizzare finalmente questo nostro sogno e questo grande progetto. Allo stesso tempo vogliamo ringraziare tutti quanti perché ci state dando sempre più supporto, e quindi noi comunque vogliamo ringraziarvi anche per tutti i commenti, per le iscrizioni, per i like sotto i video. Ci date la forza di continuare questa ricostruzione con una motivazione in più. Speriamo di intrattenervi e di farvi divertire, farvi fare qualche risata. Esatto. Con le nostre biricchinate anche. E per noi è una specie di diario di bordo in cui registriamo tutto ciò che abbiamo fatto, perché secondo noi ne vale la pena. Quindi niente ragazzi, vi lasciamo al nostro video dove vi racconteremo, vi spiegheremo anche noi da qui quello che abbiamo effettuato sul camper e iniziamo subito. Fuori piove, ma noi siamo al coperto da una settimana, quindi adesso, oltre ad altri lavori che comunque vi abbiamo fatto vedere, passeremo i cavi delle frecce. E infatti Michael è di là, io adesso dovrei fare qualcosa, ancora non ho capito bene cosa, lo farò subito. Niente di che, compito semplice, devo tirare i fili. Sembra semplice. Non si tira. Per fortuna qui arriva Michael in soccorso e svincola i cavi, giusto per far vedere quanto è semplice poi alla fine fare ogni cosa. Che ogni cosa ha sempre qualcosa che si ingarbuglia. Però usando la testa riesci a uscirne fuori. E adesso abbiamo il filo grigio da tirare. Adesso ti devo tirare tutti i fili. Li posso tirare tutti? Ce l'hai? Meno male, grazie. Namaste. Ancora? Questi sono i cavi che c'erano dentro. Guarda com'è. Facciamo vedere come erano combinati. Ecco qua. Così. Ecco perché l'abbiamo cambiato. Sempre per sottolineare che non siamo pazzi. Non abbiamo cambiato i cavi ancora, abbiamo solo passato il corrugato. Che praticamente non c'era un corrugato che collegava dietro. C'era solo questo pezzettino qua. Sì. Dov'è? Questo qua. Ah, solo questo c'era. Solo questo. Bene. Adesso noi abbiamo un corrugato che va dalla cabina Sì? allo chassis dietro. Qui. Si esce qui dietro praticamente. E poi da qui andiamo a collegare le frecce. Gli stop, le frecce, luci, targa, tutto. Vabbè, però adesso per collegare il cavo dentro ci metterei un attimo, lo infilerai e lo tirerai. Lo posso, sì, basta passarlo con una molla e arriva lì. Perfetto. Dovremmo fare lo stesso servizio anche dall'altro lato, così abbiamo il corrugato passato e possiamo passare il cavo delle frecce. E spuntiamo un altro compito dalla lista delle cose da fare. Ne vogliamo parlare del fatto che è uscita l'acqua dal tubo che va qua? E ho detto tutto, non ho bisogno nemmeno di dare spiegazioni specifiche del caso. Spiega. Cos'è? Da dove è uscita l'acqua? Io l'ho solo sentita, ti ho detto dove esce l'acqua e tu... Dal cielo, sì. Dal cielo, sì. E poi alla fine dove è andata a finire? E poi nel mentre dov'era? È stata non so quanti anni in questo tubo qua.
Bene. Ed ecco perché magari la luce andava a intermittenza certe volte. Michael ha appena detto che passare questo corrugato dal lato del passeggero è più semplice, vedremo quanto ci metteremo. Wow! Manco 10 secondi. Di solito quando dico una cosa è semplice, ci mettiamo minimo, dai 10 minuti ci mettiamo un'ora. Anche un giorno. Invece qua veramente ce l'abbiamo fatta. Forse perché riprendevo, si era intimidito il fatto di questo, non voleva far vedere che in realtà è così, capito? Che sto migliorando. Ma cosa stai facendo già? Cioè Michael sta passando già il cavo. Non ci credo. Aveva detto che ci voleva la molla, lo sta passando in 10 secondi. È da settembre che aspetto questo momento epico, siamo a gennaio. Ce l'abbiamo fatta. È arrivato? Mi sa di sì. Vado a recuperarlo. È uscito, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, io sono emozionata. Stiamo facendo tutto così veloce questo passaggio, perché a volte ci sono passaggi che sembrano veloci ma ci metti 3 giorni. E poi queste cose qua che le devi fare da 7 mesi e le fai in 5 minuti. Ed è bellissimo. Aspetta che mi avvicino perché non ti senti. Un'ora fa mi hai detto che non eravamo sulla tabella di marcia. Forse 2 ore fa, te l'ho detto quando ero passata prima. E io subito mi sono messo a completare gli obiettivi. E questo perché? Perché ti sei finito il materiale per poter saldare. E quindi dovevi fare questa qualcosa. È un'altra storia e devi vedere quello che abbiamo fatto, non significa nulla. Ogni giustificazione è No, buona, no. così si rigira il discorso. Siamo- La frittata te la sai Siamo girare precisi, bene. perfetti con gli obiettivi? Dobbiamo guardare Allora. solo i serbatoi. Basta, io avevo, fino a mezzanotte di questo giorno potevo fare. Però non hai finito di saldare in effetti e non hai finito di Ma verniciare. usciamo, andiamo a prendere altri elettrodi, così io stanotte ho qualcosa da fare. E chi te li vende gli elettrodi oggi? Che Alla domenica? Brico. Li monteremo mai questi video? Li monteremo mai questi video e faremo mai vedere a qualcuno quello che facciamo? Basta papereggiare, passiamo questo capo, non mi fate perdere tempo, che non siamo sulla tabella di marcia. Oh, Va bene, se lo dice il posso capo. dire, adesso lo posso dire io. Se lo dice il capo, assistiamolo. Vedremo quanto ci metterà a passare quest'altro invece. Chissà se riuscirà ad uscire. Lo sento, sai che sta arrivando. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Guarda dove è il tubo, il cavo. L'hai tagliato perfetto. Cioè, e tu non volevi che ti riprendessi. Tu sempre che parti in quinta, quando ti dico di aspettare. Guarda. Non lo potevi tagliare più perfetto, però non mi aspetti, ma ti riprendo così ti vede il resto del mondo quando sei perfetto certe volte. Ogni tanto. Qualche volta. Ma si sarà macchiato. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo! Quanti anni ho io? E fino a un minuto fa quanti ne avevo? 32. E tu quanti anni hai? Non mi ricordo. Lo devi dire tu. Ma è possibile? Pure a voi capitano queste storie che c'è gente intorno a voi che non si ricorda quando è nata e quanti anni fa? Ormai li mando proprio 2024 meno la tua data di nascita, fa gli anni che hai. Si suppone. Come? Io mi dimentico perché il tempo passa velocemente. Ok. Quindi dico, sulla una trentina ce n'ho. Ah. No, ma per poi che ti interessa? Un anno in più, un anno in meno, che ti cambia? Se andiamo al comune, vabbè, ti do la carta d'identità e te la guardi tu la data, no? Ma io lo so, sono il tuo codice fiscale. Sì, dico al comune, no? Allora vai a tirare sul tubo. Devo andare a tirare il tubo. In seguito andiamo a forare la struttura per poter passare il tubo di scarico che andrà collegato dal bagno alla tanica delle acque grigie.
Adesso procediamo quindi a saldare 2 pezzi di tubolare nella posizione dei bulloni di aggancio della tanica delle acque grigie. Forse ci siamo. Forse è l'ultimo passaggio. Dopo aver saldato tutto, adesso Michael ancorerà il serbatoio. Questo è l'ultimo, no? Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se ci conoscete abbastanza. Secondo voi potevamo farcela al primo tentativo? La mano. Ciao. Cosa stai facendo oggi? Sto calciando il serbatoio delle acque grigie per sistemare le tenute. Bravo. Grazie. In questo momento, mentre stavi parlando, mi è venuta in mente una cosa che non hai fatto ancora. Cosa? Cosa ti manca attaccato al collo per sentirti meglio? Il microfono. E quella è faccenda tua, io quello che ho potuto ho fatto, quindi No, facciamo tutto. andiamo, vediamo, mi dici di solito, no? Mo facciamo tutto. Se questi contenuti vi piacciono, potete anche supportarci con un like e con l'iscrizione. E vi raccomando, attivate la campanellina perché con la campanellina sapete sempre quando esce un nostro nuovo video. O un commento costruttivo per indicarci qualsiasi cosa vi viene in mente. A noi ci bastano anche i vostri like e i vostri commenti che ci danno tanto supporto. Perché con i commenti ci aiutate anche in tante cose, in tanti processi della camperizzazione. Quindi ringraziamo tutti per essere stati qui fino ad ora con noi e per chi rimarrà con noi a vedere il seguito. Con questa barra filettata che è un pochettino più grande e con questi dadi particolari che si chiamano fermoblock, come si chiamano? E che cazzo è? Vogliamo mettere questi dadi che hanno la particolarità di avere una guarnizione Interna. che permette alla vite di essere stabile anche con le vibrazioni. Di rimanere Quindi- bloccati. Quindi sostituiamo quei bulloni che ci sono, che sono bulloni dei dadi normali, e li sostituiamo con una barra filettata un po' più grossa e poi voglio capire se va bene come sistema o se ci può creare problemi con il tempo. Quindi devo valutare prima di montare il pavimento se devo fare qualcosa alla struttura per evitare di avere problemi in seguito. Quindi per questo siamo qui oggi, per capire se effettivamente come sistema può andare bene. Il sistema che ho fatto voglio migliorarlo per essere ancora più sicuro di quello che sto facendo. O aver previsto già prima il problema che ci potrebbe essere pure, no? Non ci sto capendo niente. Oggi proprio non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo niente. Racconta allegramente quello che stai facendo. Dai. Dinamico, in movimento. Stiamo creando le barre per fissare lo scarico delle acque grigie. Quindi allegramente posso mettere questo dentro, tenere il dado. Com'è? Mamma, che saldatura di lusso che abbiamo. Diciamo che la
Gavetta è servita. La gavetta è servita. Il costo che ho speso per tutti gli elettrodi che ho consumato, cioè quei 360 elettrodi, è servito. Ora gli devo fare un'altra una smerigliata. Mamma saldatura, Beh, già fumante. Cosa mi puoi dire dopo questa ora di lavoro? Come sei messo? Dai, racconta. Raccontaci cosa hai inventato di fare adesso. Ho fatto una cosa, una delle tante soluzioni che mi è venuta in mente. E qual è? Ci aggiorni? Non so che ci vuole. Ma sto facendo un'altra cosa, non ti posso dire. A spiegarlo a parole no, lo spieghi mentre lo fai? Sì. Buonanotte. Diciamo che non abbiamo più riprese del montaggio che abbiamo fatto di questo serbatoio, però alla fine sono riuscito a montarlo. Dopodiché l'ho smontato per poter riverniciare tutto e in seguito comunque vi farò vedere, quando andrò a rimontarlo, il sistema che abbiamo adottato. Infine lavoriamo il portatarga per pulirlo e per risistemarlo in modo tale che tutto il telaio fosse pulito prima di posizionarci sopra il pavimento. Vedremo anche tutti gli stop. Vai, parla, raccontacelo. Allora, adesso stiamo smontando tutti gli stop per scollegare questa parte di qui dal telaio, pulirla, sistemare per bene i fili, tutti i bulloni da cambiare perché sono tutti arrugginiti, quindi dovremmo cambiare tutti i bulloni, anche la targa dove è sistemata perché praticamente è fissata con due viti così, e cambieremo, penso che metteremo anche tutte le luci a LED. Se il budget se lo consente, penso riusciremo. Quanto che ho visto che costavano poco questi qua, no? Quindi dobbiamo vedere anche quanto costano questi, così li cambiamo totalmente. Ok, niente. Facciamo il restyling. Sì. Praticamente, guarda, come tocchi. Quindi anche se volessimo tenere quelli vecchi, direi che non è possibile. È un buco enorme e qua hanno messo praticamente questa cosa qui. Ma pure la stessa cosa dall'altra parte c'è. Sì, dall'altra parte forse Questo pure non so se peggio, l'hanno sai? fatto proprio all'epoca, mi sa che hanno fatto questo. Di servizio proprio. Sì. Vabbè, praticamente ho capito, infatti. Ma questo lo teniamo, sto pezzo che stai cercando di svincolare? Non saprei. Guarda com'è. Non credo proprio. Tu non credi proprio di rilasciare nulla, quindi? Amore, sono abbastanza realistica. Abbastanza giustina tu. Taglia. Taglio. Tanto sei l'esperto del taglio. Però. A proposito, mi dovresti tagliare i capelli questo fine settimana. È caduto qualcosa di là. Vendiamo fari nuovi Mai usati. per camper Fiat Ducato 14. Tutto funzionato. Qua è bello, Era nero. Questo va sistemato, va bello pulito. Ma era nero. Queste vanno tolte. Queste cose. E non ho capito cosa servono queste, me lo spieghi? Che cosa? Queste viti qua. No, che cazzo ne so che servono? A nulla. Se gli hanno fatto un'operazione così sofisticata, qualcosa servivano Sì. nella loro testa per fare qualche altro buco per far entrare acqua meglio, forse. Sì. Però da qua non entrava dentro, quindi rimasti insoddisfatti hanno bucato il tetto. Oh no? Sì. Da questa impressione. Dopo aver pulito per bene tutto il telaio, aver trattato la ruggine con il convertitore, abbiamo quindi riverniciato il tutto. Ed ecco a voi il risultato finale.
Ragazzi, questo è tutto in questo video, vi aspettiamo al prossimo, sempre venerdì alle 20:30. Non dimenticate di iscrivervi, mettere un like e un commento. Alla prossima! Ciao ragazzi! Ciao e grazie ancora a tutti.